mi hanno fatto una domanda molto interessante, cioè qual è la differenza fra fare un percorso in completa autonomia e essere affiancati da un coach, da un operatore, chiamatelo come vi pare, insomma un PNLista, un ipnotista, chiamatelo come vi pare. La differenza è enorme e spero di potervela spiegare con questa piccola metafora. Io vengo dal mondo della musica, per tantissimi anni sono stato musicista professionista e chiaramente per diventare bravi bisogna andare a lezione. Ma potresti imparare come autodidatta? Certo che puoi farlo, c'è chi è stato in grado di farlo e ha ottenuto anche dei grandi risultati, la stragrande maggioranza delle persone l'hanno fatto? Assolutamente no. Infatti capirai benissimo che avere un mentore, avere un insegnante, avere una scuola, avere una struttura di riferimento ti permette di non fare degli sbagli, non farti male da un punto di vista articolare, cioè non fare degli sbagli anche nella struttura didattica dell'apprendimento della musica, e ti permette chiaramente di andare più velocemente. Quindi l'autodidatta che in 5 anni sa fare le canzoncine e la persona che va a scuola e in 5 anni invece potenzialmente, se studia molto, può diventare un professionista. Ecco, la metafora è questa: quando lavori con un professionista serio che sa dove indirizzarti, da dove farti partire e che capisce il punto in cui sei, aumenti la velocità, aumenti i risultati e chiaramente aumenti anche la potenza di impatto che hai ogni volta che ti impegni nel tuo percorso. Questo però porta delle considerazioni con sé, cioè quando lavori con un professionista chiaramente devi mettere davanti dei soldi, ti devi impegnare da un punto di vista economico, del tempo, dello spazio, delle energie. Sì, è vero, però a lungo andare, se fai i conti in fondo alla tua vita, ti rendi conto che i risultati che hai ottenuto sono enormemente di più rispetto a quelli che hai speso non avendo qualcuno che ti agevola il percorso. E questo lo vediamo in ogni occasione di crescita della nostra vita. Sì, è vero che noi per imparare uno strumento dobbiamo pagare una scuola, dobbiamo non prendere la chitarra del cugino ma comprarla, però otteniamo dei risultati veramente incredibili. Diciamo che i soldi che metti davanti nel percorso che fai non dovrebbero però essere visti come un investimento sull'insegnante di musica o nella nostra accezione sul pagare un coach. Questi soldi sono un investimento su di te e non mi stancherò mai di dirlo: i soldi che dai a un professionista sono i soldi che tu stai investendo per un servizio che va a te, non per il professionista. Inoltre i lavori che tu fai sono pagati, ma i lavori che tu fai danno un servizio a chi ne usufruisce. Quindi attenzione a non essere presi per il culo dalle persone che ti dicono: sì, ma tu i soldi me li dai a me. I soldi non li stai investendo nel professionista, li stai investendo su di te, e se tu non sei la persona più importante della tua vita, la persona sulla quale investire nella tua vita, c'è qualcosa che stai sbagliando di sicuro, perché ti ricordo che se non ci sei tu nella tua vita, non c'è la tua vita. Quindi è importante investire su se stessi, ve lo dico perché io investo molto su me stesso, investo sui mentori, investo sui corsi di formazione, sono tanti anni che investo su di me e tornano sempre indietro molti più risultati di quanti mai ne abbia pagati. Spero di aver risposto a questa domanda, e chiaramente ci sono anche altre differenze tra lavorare con un coach e lavorare in autonomia. Una di queste per esempio è la sostenibilità, ma ne ho parlato in altri video. Spero che tu voglia spulciare un po' il mio canale di Ipnosi Naturale su YouTube, perché lì ci sono davvero tante risposte. Buona giornata, finisco la mia passeggiata. Ciao! Anzi, prima di finire, siccome me l'avete chiesto in molti, ma noi vogliamo parlare con te, vogliamo entrare in contatto con te, vorremmo fare delle sessioni con te, come facciamo? E come fate? Attraverso il sito www.carusocolzi.com, ok? Lo trovate tutte le informazioni sul mio sito. Ciao!